Ci sono centinaia di tipi diversi di imboccature. Se andate su uno qualsiasi dei siti un pochino più conosciuti, anche italiani, dove vendono attrezzature per cavalli, e andate nel catalogo relativo alle imboccature, troverete veramente centinaia, nel vero senso della parola, centinaia di tipi diversi di imboccature. Con il video di oggi vi voglio spiegare un attimo quali sono le categorie delle imboccature e eventualmente come devono essere utilizzate sul cavallo. Benvenuti in questo mio nuovo video dove andremo un attimino a vedere un po' come sono organizzate le imboccature, a cosa servono, quali devono essere usate prima, quali devono essere usate dopo. Chiaramente io parlo per quanto riguarda il programma Parelli, però ho anche una mia esperienza personale, quindi magari in alcuni momenti può darsi che esca un pochino fuori da quelli che sono i dettami del programma, cercherò di rimanere il più possibile all'interno. Intanto vorrei fare luce su un aspetto importante. Ci sono due tipi di imboccature. Ci sono le imboccature senza leve e quelle invece con le leve. Le imboccature senza leve sono comunemente chiamati filetti o snaffle bit. Le imboccature senza leve sono sempre snaffle bit, anche se hanno un solo snodo centrale o hanno più snodi centrali, è indifferente, si chiamano tutte snaffle bit o filetti in italiano. Mentre dalla parte di là abbiamo tutti i leverage bit, cioè praticamente i morsi con le leve, quelli che in italiano li chiamiamo morsi, mentre in inglese normalmente, parlo dell'ambiente western soprattutto, ma non solo, vengono chiamati curb. Il curb bit o morsi hanno le leve e sono formati da 4 parti. Ve ne faccio vedere uno così capite bene. Questa ad esempio, questa imboccatura qua ha le leve, non so se la Simona riesce a inquadrare per bene. Questa parte qua sotto è chiamata leva, poi abbiamo questa parte qua sopra che è molto importante, adesso poi vi spiegherò il motivo. Poi abbiamo il ponte, che sarebbe questa parte qua centrale, e poi abbiamo la parte centrale della parte centrale, cioè la parte centrale del ponte, ok? Che diciamo è l'ultima parte dell'imboccatura di tipo morso e che ha un ruolo veramente importante per quanto riguarda l'orsenality del cavallo. L'affrontiamo dopo questo discorso. Però ricordatevi che l'imboccatura di tipo morso ha sempre le leve e, cosa veramente estremamente importante, il rapporto tra questa lunghezza qui, cioè della gamba, la leva, ok? E la parte sovrastante la leva, ok? Perché diciamo il punto di mezzo lo fa il ponte, ok? Quindi se qui c'è il ponte, la parte di sopra sarebbe quella che determina in base alla sua lunghezza il rapporto di forza che noi andiamo a applicare sulla bocca del cavallo. Mi spiego meglio. Se questo è 8 cm e questo è 2 cm, chiaramente non è 2 cm, però per farvi capire, se questo è 8 cm e questo è 2 cm, 8 diviso 2 fa 4, vuol dire che noi applichiamo 1 kg a questa maniera sulla redine, in bocca il cavallo riceve 4 kg. Okay? Il rapporto in questo caso è 1 a 4, perché questa è 8 e questa è 2. Se questa fosse stata 8 e questo 4, il rapporto era 2, quindi 1 kg qui, 2 kg nella bocca del cavallo. Questo è importantissimo quando eventualmente arriverete un giorno a dover scegliere un'imboccatura di questo tipo. Ora, questo è un tipo di imboccatura che permette anche di lavorare in flessione laterale. La stragrande maggioranza delle imboccature di tipo classico nel senso i morsi che si trovano in giro per lo più sono senza lo snodo e quindi non puoi lavorare lateralmente ma solo in maniera longitudinale rispetto al cavallo, ok? Verticale e longitudinale.
poi ci arriviamo anche a questo discorso, lo riprendiamo. Però in questo momento ricordati solamente che l'imboccatura con le leve si chiama morso e che è divisa in 4. La parte centrale del ponte è importante per l'orsenality e il rapporto tra la gamba, quindi tra la leva e la parte sovrastante, è quella che ti determina la forza con cui, mettendo sulla redine tot forza, viene moltiplicato. Questi sono i morsi. I filetti, quindi per filetto si intende qualsiasi cosa che non ha leva, possono esserci di tanti tipi, possono esserci di plastica, possono esserci di spezzati in 2, spezzati in 3, possono esserci con i giocattoli nel mezzo, possono esserci di vari tipi di metallo, di lega, di ferro dolce e via e via e via. E ogni tipo di imboccatura ha il suo perché. Non entro nel merito di ciascun materiale, eccetera, eccetera, perché veramente ci sono tante sfumature e anche tante linee di pensiero che diciamo che non è che sono suffragate da ricerche scientifiche, ma vanno molto più sulla pratica. E quindi quale di queste è quella giusta? Chissà. Molte volte è il cavallo stesso che ce lo dice in funzione di come lui accetta l'imboccatura, ma il come lui accetta l'imboccatura spesso e volentieri è dato anche dalle mani del cavaliere. E qui si entra in un altro discorso. Si diceva prima che le imboccature si dividono tra friletti e morsi. Bene, c'è anche delle imboccature che sono di transizione, chiamiamole così. Nel panorama delle imboccature Parelli ce n'è una in particolare che si chiama Cradle Bit e che adesso vi farò vedere, che serve appunto come transizione. Però facciamo un passo indietro. Com'è che io devo comportarmi con il cavallo? Cioè, quando è che devo passare dall'uno all'altro? Bene, all'inizio è importante partire dall'halter classico, quindi dalla capezza in corda, perché è una transizione più semplice per il cavallo, perché fino a un attimo prima da terra veniva gestito con la capezza e poi quando andiamo in sella lo continuiamo a gestire con la capezza, quindi non c'è un trauma dato da una differenza di comunicazione. Una volta che io sono in sella e utilizzo la capezza, il cavallo piano piano si abitua alle richieste che arrivano dalla sella e posso successivamente andare a cambiare anche il tipo di attrezzatura che uso per comunicare quando sono da sella, quindi posso sostanzialmente passare a qualcosa di diverso rispetto alla capezza. Però la domanda che spesso e volentieri viene fatta è: qual è l'imboccatura giusta per il mio cavallo? Bene, il problema qual è? È che tutto dipende dalla preparazione del tuo cavallo e dalla tua preparazione. Se te hai una preparazione avanzata, hai delle buone mani, hai un bel assetto che riesce sempre a essere chiaro prima di tutto con la tua posizione del corpo, ecco che puoi andare su un certo tipo di imboccature. Mentre se sei ancora alle prime armi oppure hai sempre montato in capezza e quindi hai delle mani abituate a lavorare con un certo tipo di azione, in quel caso lì dovrai magari andare su altri tipi di imboccature che ti permettano, appunto quelle di transizione, che ti permettano di imparare un po' prima di andare su qualcosa di più fine, raffinato, ma anche di più incisivo se usato male. Ok, tutto questo pippone per arrivare al punto. Il punto qual è? Io devo prima di tutto imparare a non usare le mani per tenermi, ok? Quindi quando ho un bel assetto, e quindi lì rientra tutto il discorso di montare prima con una redine sola in modo da lavorare sempre lateralmente, imparare a non attaccarsi con due mani, perché ti faccio un esempio, queste qui si chiamano redini finesse, ok? Queste si chiamano redini finesse perché normalmente vengono usate con due mani contemporaneamente. Se io queste qui l'attacco a una imboccatura come questa, ok? Così, e uso due mani contemporaneamente, questa imboccatura si chiude, ok? Si chiude a questa maniera, però è spezzata in tre e quindi non c'è un grande fastidio nella bocca del cavallo, perché comunque qui non fa una punta, Ma se io uso un'imboccatura come questa,
so se riesce a inquadrarla adesso la Simona. Se io uso un'imboccatura come questa, con due mani, questa si chiude così e questa parte qua può andare a dare molto fastidio sulla bocca del cavallo, perché gli si va praticamente, a seconda poi dell'angolazione di come teniamo le mani, gli si può andare a appiccicare al palato, a premere sul palato. Quindi queste due redini qui, che si chiamano redini finesse, che ci sono di lunghezze diverse ovviamente, non è il caso che tu le adoperi se non hai esperienza, oppure se in caso di panico ti viene da tirare due redini contemporaneamente, perché ricordatevi, se tutto va bene siamo tutti bravi a fare le cose giuste, ma quando in un nanosecondo ti si riduce tutto a una situazione di panico, in quel caso lì qual è la tua abitudine? Sei un cavaliere che fa subito questo, oppure sei un cavaliere che fa questo? Perché in questo caso qui tu vai a creare una situazione che amplifica l'azione del cavallo. Andiamo avanti. Nel caso in cui io voglio fare la transizione, si diceva prima, passo dal filetto a qualcosa che non è un'imboccatura, e non è, diciamo, è un'imboccatura, ma non è né un filetto né un curb. In questo caso si va sul cradle, ok? Questo si chiama cradle bit, e se vedete bene un po' come è costruito, ha una parte superiore che appoggia sul naso del cavallo, ha una parte inferiore che è, in sostanza sarebbe il barbozzale, ok? Che quindi passa sotto la mascella inferiore. Poi abbiamo il ferro, ok? Il ferro, vedete come è fatto? C'ha questo qui, questo si chiama ring, questa parte qua, ok? Questo qui, che si chiama ring, può essere utilizzato per attaccare le redini, come in questo caso, oppure posso attaccare la redine in questo piccolo ring qui sotto. Allora, se io attacco la redine nel piccolo ring qui sotto, questa imboccatura vedete che gli nasce una gamba, cioè praticamente ottiene una leva, una piccola leva, ma c'è una leva. Perché? Perché se io tiro qua faccio un'azione più bassa rispetto che se invece io l'attacco qua, vedete? Questo mi diventa un filetto normale, questo mi diventa un morso, ok? Qualcuno dirà, ma è piccola, sì, però c'è. Ricordatevi che dipende sempre dal rapporto. Ora, a cosa serve questo? Questo qui, vedete questo ponte come è fatto? Questo ci sono di tre tipi, c'è il C1, il C2 e il C3. Questo qui, in particolar modo, se non ricordo male, dovrebbe essere un C3, e è adatto per i sinistri estroversi e introversi, cioè i sinistri. Chi mi segue un po' su questo canale sa cosa sono l'Orsenality e sa di cosa sto parlando. Se magari è la prima volta che sei qui e che stai guardando questo video, ti ricordo che sul canale ci sono più di 600 video dove parlo di tantissime cose che riguardano sempre l'equitazione naturale e il programma Parelli, e dove spiego anche le Orsenality, cosa sono e come si riesce a capire di che tipo è il nostro cavallo. Quindi, torniamo indietro. Questo ponte qua, questo che si chiama ponte, ok, può avere forme diverse in funzione dell'Orsenality del cavallo, per cui se ho un sinistro, un traverso, estroverso, userò un ponte più alto perché deve dare più libertà alla lingua. Se invece ho un destro, introverso o estroverso, userò altri due tipi di ponti che sono più bassi. Questo sempre perché c'è un rapporto molto stretto tra la psicologia del cavallo, tra il carattere del cavallo e l'uso poi dopo che noi dobbiamo andare a fare nella sua bocca. Ok, questa parte qua sopra si è detto che passa sul naso, ma vedete che è collegata alla parte sotto attraverso il barbozzale, quindi se io togliessi per un attimo questa parte qua di ferro, questo vi ricorda qualcosa? Sicuramente sì, vi ricorda quelle che sono i nodini e come sono fatte le capezze in corda. Allora, se te usi in maniera un po' sprovveduta, perché sei alle prime armi e stai esplorando un po' il mondo delle imboccature,
È chiaro che è possibile che tu ci metta più forza di quella che dovresti, e soprattutto se sei abituato alla capezza ci sta che tu la usi un po' come se fosse una capezza. Ecco, cosa succede? La forza che te metti sulle redini viene dissipata in tutti questi punti, per cui abbiamo una parte della forza che viene dissipata qua sopra, attraverso questo che passa sopra il naso del cavallo come la capezza, qua sotto, ok? Barbozzale che è collegato, vedete che è collegato insieme, lo stesso come la capezza, e poi una parte che viene invece diciamo entra dentro la bocca del cavallo, quindi hai una forza che viene dissipata un pochino più da tutte le parti. Quindi possiamo dire che questo è uno strumento di transizione che va bene sia per il cavaliere che sta un po' imparando, ma va bene anche per il cavallo che sta un po' imparando. Pensate al cavallo che fino a ieri è stato montato con il filetto e siamo arrivati a un livello tale di sensibilità, di precisione, che voglio andare al passo successivo e voglio cominciare a montarlo con un'imboccatura di tipo diverso, come potrebbe essere il morso. Ricordatevi che il morso non deve essere visto come qualcosa di coercitivo e intimidatorio, ok? In realtà il morso si mette sui cavalli finiti, non si mette sui cavalli alle prime armi gli si mette la capezza, poi magari si passa il bosolo al filetto, e poi dopo, quando il cavallo comincia a essere veramente tanto rifinito, si può, dopo aver fatto un passaggio di transizione, si può andare nel morso con le leve, che solitamente non viene usato da solo, soprattutto all'inizio, ma anche dopo, ma viene usato sempre sempre no, ma insomma a volte sì, in concomitanza con un altro strumento che l'aiuta. Se devo fare un po' di più, uso quello e non l'imboccatura. Ti faccio un esempio: se io metto un'imboccatura con le leve, ti sarà sicuramente capitato di vederlo in giro, sopra, per esempio nella monta all'americana si vede spesso, viene messo il bosalito. Il bosalito non è altro che un bosal molto piccolo, molto leggero e fine, sul quale però posso, se mi serve, andare a fare delle azioni un pochino più incisive, anche perché il cavallo lo conosce bene, perché probabilmente gli ricorda un po' la capezza, o magari gli ricorda il bosal se prima è stato montato con il bosal. Quindi in quel caso lì cosa faccio io? La mia fase 1-2 è sul ferro, quindi è sul morso, e c'è un rapporto di, come si diceva prima, no? Di moltiplicazione di forza, per cui io posso fare veramente 10 grammi, 5 grammi, perché poi tanto ho la leva che mi amplifica, e quindi le mie mani possono stare molto ferme, il mio assetto può essere molto più preciso, la mia chiacchierata con il cavallo può essere molto più sottovoce, e qualora ci sia una situazione di controllo, qualora ci sia una situazione in cui io devo fare un po' di più, non uso l'imboccatura ma uso il bosalito. Stessa cosa, per esempio, nella monta all'inglese vi capiterà, nelle gare di dressaggio si vede spesso, vedere montare con 4 redini e 2 imboccature. Perché? Perché hanno magari messo un morso, quindi con le leve, che mi aiuta più il cavallo a lavorare sulla flessione longitudinale, ok? Quindi quella che va dal naso alla coda, per intendersi, e quella verticale, che quindi invece è solo la testa, perché l'imboccatura del morso, soprattutto se è con il cannone unico, mi dà una uniformità di pressione su entrambe le barre, per cui il mio segnale è molto più preciso e molto più uguale, no? Sulla barra di destra con la barra di sinistra, e quindi mi aiuta a avere una comunicazione più precisa. Però se io ho bisogno di lavorare sulle flessioni laterali e latitudinali, quindi laterale vuol dire il cavallo che gira la testa e il collo, latitudinale vuol dire che impegna anche le costole, quindi la parte centrale, ok? Allora in quel caso lì vado ad operare le altre redini che sono attaccate a un filetto. Quindi in bocca il cavallo ha questi 2 tipi di imboccature, e io, cavaliere esperto, molto esperto, dovrei essere molto esperto, poi si vede montare della gente che solo perché l'ha visto in un video lo rimette al cavallo, ma quello è un altro discorso. Però io, cavaliere molto esperto, posso usare quelle doppie imboccature, all'occorrenza l'una, all'occorrenza l'altra, per essere più preciso per il mio cavallo. Ricordatevi che ovviamente non viene lasciato nulla al caso, cioè se io voglio andare avanti e diventare via via sempre più preciso, bisogna che le sappia utilizzare queste attrezzature, perché possano aiutarmi a diventare via via sempre più chiaro per il cavallo. Qualcuno di voi dirà: ma è proprio necessario usare le imboccature? E dipende dove vuoi andare, dipende cosa c'hai da fare. Cioè, se quello che ti serve è semplicemente andare a fare delle belle passeggiate o dei trekking
e hai un cavallo che è molto preparato, molto equilibrato e non hai bisogno di fare granché, potresti stare tutta la vita a montarlo con la capezza o con un bosal, ok? Non è obbligatorio mettere qualcosa in bocca, però non dovete neanche denigrare chi lo fa, perché laddove io desidero portare a un livello superiore di precisione il mio cavallo, parliamoci chiaro ragazzi, la capezza è qualcosa di estremamente rozzo, ok? Gli diamo delle indicazioni al cavallo, ma spesso e volentieri ci deve mettere del suo per capire cos'è che gli chiediamo, perché la capezza ha un movimento che è poco preciso, ok? Perché quando io uso la redine c'è questa parte qua che è attaccata molto sotto al cavallo, che prima inizia a girarsi, poi dopo girando il nodino va giù, quest'altro nodino va su, il cavallo gira la testa e poi dopo ti dà la guancia, cosa che non dovrebbe fare perché gli fa male alla spina dorsale e alla parte della cervicale. Quindi sono tutte cose che molte volte non si sanno, però bisognerebbe saperle. Non è che la capezza è la panacea di tutti i mali, allora io andrò sempre a giro in capezza. Dipende molto dove voglio andare con il mio cavallo. Se io voglio cominciare ad affrontare delle gare o fare dei lavori di precisione, è chiaro che potenzialmente dovrò andarci a mettere delle informazioni dentro il mio cavallo e dovrò andare a istruirlo a dovere per poter essere molto più preciso e molto più raffinato, lui nelle sue risposte, ma io nelle mie richieste. E per farlo l'imboccatura ti può aiutare tanto, ma sempre vista nell'ottica di comunicazione e non di controllo. Se ho bisogno di controllare il cavallo devo fare un passo indietro. Se sto già mettendo un curb, un'imboccatura con le leve e sono ancora ai livelli che devo controllare il cavallo, bisogna che faccia un passo indietro e torni con il filetto. Allora sì, perché il filetto, lavorando in maniera laterale, lavorando sulle flessioni laterali, riesca a controllare il cavallo e riesca a non farlo correre in avanti. Ricordatevi che il filetto, la caratteristica del filetto è quella di lavorare sulle guance, ok? Sulla commessura labiale e sulla guancia opposta, su entrambe le guance, perché lavora, se per esempio io tiro a sinistra, lui fa forza da questa parte e da questa parte. Qui lavora più sulla barra, qua lavora invece più sulla guancia. Quindi è qualcosa che non va a dare troppo fastidio se usato lateralmente dentro la bocca del cavallo e assomiglia un pochino più alla capezza, ma con una capacità, proprio perché è dentro la bocca, di essere sentito molto di più dal cavallo. Quindi è una cosa che può servirmi per controllare il cavallo. Certo, cavallo che vuole correre con un filetto, anche se è una 9 di 7 quintali, riesca a controllarlo. Ho più probabilità di riuscire a controllarlo, perché bisogna sempre mettere un bel punto interrogativo quando ci sono dei cavalli che quando vanno in panico non si controlla neanche con le bombe a mano. Quindi il concetto alla base è sempre che io devo usare lo strumento per quella che è la mia destinazione e facendo come sempre una progressione. Un'ultima cosa e poi abbiamo finito. Queste sono le redini Horseman, ok? Che riconoscerete sicuramente, chi mi segue un po' qui sul canale l'avrà sicuramente visto. Questa parte qua è quella che viene messa dentro la cintura. Mi raccomando, non fate l'errore di qualcheduno che dice ma lì è pericolosissimo perché se caschi rimane agganciato. No, perché se io la metto a questa maniera, se io cado, questa si sfila, ok? Quindi questo serve semplicemente perché se io scendo velocemente, ok? Io appena scendo posso fare così e mi ritrovo con il cavallo con la lunghina. Mentre se, come qualcheduno vedo fa, lo legate al pomello o alla sella, se dovete scendere velocemente non avete la lunghina, avete le redini e magari le redini sono un po' scomode per controllare il cavallo quando siamo in terra, perché diventano corte quando siamo in terra. Questo qui, vedete cosa c'ha? Questi due appendici qui di cuoio sono chiamati slobber. A cosa serve lo slobber? Lo slobber serve fondamentalmente perché nel caso in cui questo è montato male, va spostato questo, che questo deve stare qua, praticamente qua nel mezzo. Questo serve per fare un'azione rallentata
e amplificata. Ora ve lo spiego cosa intendo. Quando io uso la redine e tiro sulla redine, cosa succede? Che questo fa questo verso qua. Oh, e non lo posso vedere così. Ok, ora mi garba di più. Questo qui, vedete questo? Quando io lo prendo e lo tiro, ok? Cosa succede? Che al momento che inizia a tirare, prima che la forza che io ho messo nella redine mi arrivi nella bocca del cavallo, passa del tempo. Però in questo frattempo questo qui si muove e gli dà una sorta di vibrazione, di sensazione al cavallo che gli sta per arrivare il comando, ok? Dopo arriva il comando, perché io vado poi dopo a applicare in effetti la forza che sto mettendo sulla redine all'imboccatura e quindi alla bocca del cavallo. C'è un ritardo in sostanza, quindi faccio questo, c'è un ritardo e poi arriva quello. Questo ritardo aiuta il cavallo a diciamo prevenire l'arrivo del fastidio in bocca, ok? Del fastidio, della pressione, non ragioniamo del fastidio, non ci deve essere fastidio, però comunque della pressione in bocca. Quindi la mia comunicazione è più raffinata perché è come se gli telefonassi prima e poi dopo arriva il comando. Quando invece non ce l'ho questo, quindi quando le redini sono attaccate direttamente al ring, ricordatevi questo si chiama ring, il ring poi si chiama ring anche quando è a forma di D, quindi cioè, è sempre ring. Cosa succede? Che la forza arriva direttamente in bocca del cavallo subito, immediatamente, cioè un attimo prima la redine è giù, io prendo la redine, quando la redine va in tensione la forza arriva dentro la bocca del cavallo e non quando la redine va in tensione inizia a muovere lo slobber e poi arriva la pressione dentro il cavallo. Quindi questo tipo di imboccatura, di testiera, imboccatura, eccetera, eccetera, a chi è adatto? È adatto sicuramente a un cavallo che ha le prime armi con l'imboccatura, quindi a un cavallo che è le prime volte che gli metto l'imboccatura, è meglio che gli metta questo tipo di imboccatura con gli slobber piuttosto che senza slobber. Poi guardiamo, la redine Horseman o le redine in cuoio vanno bene lo stesso, ma la differenza sta negli slobber. Slobber per un cavallo che deve imparare un po' e magari anche per una persona che deve imparare un po'. Per cui diciamo l'azione della mano che magari è un po' troppo rapida mi viene rallentata. L'altro fatto che diciamo aiuta parecchio il cavallo a capire è questo. Ricordatevi che il cavallo impara quando c'è il rilascio e non quando c'è la pressione. Quindi io metto in tensione la redine, chiedo, ok? Appena il cavallo mi dà quello che io voglio, lascio, e cosa succede? Che questo va giù immediatamente, o meglio, più di prima, che se non avessi lo slobber, perché il peso dello slobber mi amplifica rispetto alla mia mano la velocità di rilascio e questo praticamente amplifica il rilascio, quindi ritarda l'azione e amplifica il rilascio. Ecco perché è importante usarlo per esempio sui puledri. Dopo che abbiamo usato la capezza possiamo andare a usare questo, poi dopo che abbiamo usato questo possiamo andare a usare una imboccatura spezzata sempre in due a questa maniera con le redini normali, quindi dirette. Poi successivamente a quello possiamo andare a usare, come si diceva prima, il cradle bit, questo, ok? Poi successivamente a questo possiamo andare a utilizzare, ad esempio, se voglio andare a lavorare in finestre ricordo un po' che è lavorare in contatto, possiamo andare a usare questo che è spezzato in tre con le redini finesse. E poi una volta che ho un cavallo che è molto ben preparato e che quindi si aggira statisticamente parlando, lavorando su tutte e quattro le aree del programma Parelli, si attesta su 1000 ore, 1200 ore di addestramento, allora possiamo cominciare ad andare a pensare di mettere una imboccatura con le leve, perché siamo arrivati a un punto tale di comunicazione per cui l'imboccatura con le leve
è veramente utilizzata come tecnicamente si chiama signal tools, cioè come uno strumento che invia un segnale, non è più una questione di forza, ma è solo un segnale. Da lì si apre il mondo delle imboccature per gli show, che sono grandi, grosse, pesanti, spesso e volentieri incastonate con ornamenti di argento, rifiniture, disegni, sono delle opere d'arte, ok? Ma quelle nel contesto di equitazione naturale sono solo dei simboli e è una dimostrazione agli altri di quanto è preparato il nostro cavallo, perché non le devo usare. Cioè l'imboccatura grossa, bella, rifinita, con un ponte molto alto tipo lo spade bit, o ce ne sono 1000, e sono solo un simbolo. Io vado allo show con quello e mi faccio vedere quanto sono ganzo e quanto sono bello e quanto il mio cavallo è preparato, attraverso anche il far mettere al mio cavallo, fare indossare al mio cavallo quel tipo di imboccatura, proprio perché è un simbolo e dice io non la userò mai, guardate, posso mettere questa roba nella bocca perché non l'andrò mai a utilizzare. Questo è un pochino il ragionamento che c'è dietro le imboccature, in senso un po' generale, ma in particolare per quanto riguarda l'equitazione naturale. Da qui potete anche capire adesso, no, da tutto il discorso che vi ho fatto, che quello che vi dice il cavallo non si ferma a mettere l'imboccatura più grossa o più ignorante o più con le leve più lunghe, vi sta mentendo, vi sta dicendo una serie di baggianate che magari non lo sa nemmeno di mentirvi, magari lo fa in buona fede, ma semplicemente perché non ha studiato. Non funziona così. Perché? Perché un'imboccatura rigida con le leve amplificano la forza, l'imboccatura è rigida e cosa fa? Mi blocca l'anteriore e mi carica il posteriore, e sappiamo bene che il motore del cavallo è dietro, per cui se io blocco il cavallo davanti, cosa può succedere? Può succedere che il cavallo si impenna, oppure che il cavallo sgroppa, ok? O 1000 altre cose. Io ho visto spezzare anche un morso sardo con le lamelle da un cavallo, un sanfratellano, ok? Che a un certo punto ha tirato via e non gli importava più nulla di quello che questa persona sopra faceva. Ma perché? Perché il problema qual è? Che se noi pensiamo che sia il dolore che ferma il cavallo, stiamo fuori strada, perché i cavalli hanno un livello di sopportazione del dolore altissimo, e perché l'adrenalina che scaturisce dal panico dovuto al fatto che il cavallo non può muoversi in avanti perché io lo sto bloccando, l'adrenalina anestetizza la parte, è la prima cosa che fa, è una questione di sopravvivenza. Il cavallo si fa male, l'adrenalina anestetizza la parte e può scappare lo stesso. Succede anche a noi così, nel momento in cui succede qualche cosa ci facciamo male, non ce ne accorgiamo nemmeno, poi mezz'ora dopo ci rendiamo conto che ci siamo fatti male, perché in quel momento l'adrenalina aveva anestetizzato la parte. Se io parto dal presupposto di fermare il mio cavallo perché gli sto mettendo qualche cosa di più grosso e cattivo in bocca, parto da un presupposto che non ha fondamenti scientifici. Poi qualcuno potrà dire, sì, ma io lo riesco a fermare meglio così. Ok, ma perché non ti è ancora andato in panico. Fintanto che il cavallo non ti va in panico e ha un barlume di ragionamento in testa, magari sì, ma quel giorno che la paura o l'adrenalina o l'euforia o quello che è sarà tale da fregarsene del dolore in bocca, in quel caso lì anche quell'imboccatura lì sarà da buttare via. Sostanzialmente quello che ho notato, e parlo della mia personale esperienza, è che se te metti un'imboccatura più forte, piano piano il cavallo ci si abitua e poi devi mettere un'altra imboccatura più forte e poi si riabitua e poi metti un'altra imboccatura più forte e poi si riabitua e via e via e via, e non c'è mai fine. Quindi devi assolutamente pensare alla meno con i cavalli, non alla più. Quando metti un'imboccatura, se hai dei problemi, devi farti subito una domanda e solitamente si torna indietro, si torna allo scalino prima, si torna magari al filetto, oppure al cradle bit se eri in una fase di transizione, oppure torni alla capezza. Ci sono tanti cavalli che mi hanno portato qui in addestramento, e cavalli che si ribaltavano, ok?
La prima cosa che abbiamo fatto è mettere la capezza, il cavallo come per miracolo non si ribaltava più, poi dopo ha cominciato a capire le tecniche, ha cominciato a assuefarsi un attimo a quello che è la comunicazione raffinata da sella, e quando abbiamo rimesso l'imboccatura non gliene fregava più nulla, non si ribaltava, rispondeva e non faceva il diavolo a 4. Quindi questo è importante, dovete sempre porvi delle domande. Sto usando l'imboccatura giusta? Non lo so, fate voi. Adesso avete un pochino più di informazioni per poter capire e magari valutare meglio. Noi ci vediamo al prossimo video. Oh, galloping dreams, we ride far and wide. In a world so vast, we feel alive. Underneath the open sky, we're wild and free. Oh, galloping dreams.